Bella ragazzi. Bella ragazzi, Bella. noi abbiamo un tubo di rame e adesso faremo un video su come chiuderlo senza costruire un tappo, come chiuderlo sul tornio, tipo fargli un fondo emisferico tipo provetta, tipo fialetta. E questo è un metodo, poi ci sono altri metodi per tubi più grossi, poi magari faremo un altro video, adesso facciamo questa prova. Lo infiliamo nel canotto della testa del mandrino, lo dobbiamo far spuntare il minimo possibile. L'ideale sarebbe mettere un sistema di... adesso vi faccio un esempio, chiaramente per quel diametro lì, un qualcosa del genere, questo qua è filettato, diciamo, che blocca tutto il tubo intorno senza lasciare questi spazi vuoti, dà più sicurezza nella lavorazione, non sicurezza per la persona, sicurezza di riuscita del lavoro. Prima cosa intestiamo il tubo perché è tutto mal ridotto. Ok, una pulita all'interno che non ci siano bave. Ora ancora un pochino qua sopra, non mi piace questa bava. Ok, ora passiamo alla lavorazione. Allora il pezzo l'abbiamo messo intestato, questo è l'utensile, è praticamente un pernetto da 6 mm di acciaio armonico con la punta, con l'estremità arrotondata a emisfero, e qua non è tanto lucido ma sull'estremità è lucidato con abrasivo, poi alla fine con una spazzola di feltro e abrasivo. Noi lo posizioniamo e ci giochiamo schiacciando nei due sensi, radialmente, assialmente, girando intorno fino a dare la forma al tubo. Facciamo una cosa ancora, una cosa bruttissima, un po' di carta abrasiva sul tornio, poi pulisco le guide dopo perché è molto fine, così si vede un po' meglio la parte in rame. Ora si può dare un lubrificante, ad esempio anche della cera da lumino. Ok, andiamo più piano, il tubo un po' eccentrico, vediamo cosa succede. A volte mi viene bene, a volte no. Aggiungiamo un po' di cera. Bisogna cercare di far scorrere il materiale verso l'estremità. Il materiale è plastico, il rame è un metallo piuttosto plastico. Quando fa questo rumore qua tende a grippare e già a dare lubrificante. Poi quando si è qua davanti si comincia a spingere assialmente in modo da chiudere. È un po' laboriosa la cosa, ma alla fine il risultato ne vale la pena. Ora cambiamo un po' angolo, diamo altro lubrificante. Poi cominciamo a scorrere in qua e in là, all'ultimo abbiamo quasi chiuso, è un po' ogiva, qua scivola questo
questa torretta scivola un po', cominciamo a chiuderlo. Ora andiamo su di velocità, diamo un po' di lubrificante. Ecco qua, ci siamo quasi. Lo accarezziamo un po'. Perfeziona un po' l'estremità. Ok. Ora si può fare una rifinitura semplicemente a lima o volendo con l'utensile. Gira abbastanza dritto, si potrebbe anche fare direttamente con l'utensile, per dire, togliere qualche difetto un po' più, tipo qua, qui c'è un po' di cresta, qua, e ora finiamo tutto a lima, aumentiamo un po' la velocità. Ora lo rifiniremo meglio facendolo girare sul trapano colonna, ne tagliamo un pezzo di questo tubo e diamo una finitura con l'abrasivo, con la carta abrasiva. Prima, all'inizio, quando ho inserito il tubo sul tornio, dicevo di mettere un qualcosa del genere. Adesso non avevo il diametro giusto per questo tubo, praticamente un anello elastico che lo tenga su tutta la circonferenza e il mandolino con i suoi 3 morsetti lo schiaccia così e chiuda questa fessura, perché i morsetti lasciano i segni sul tubo da una parte e perché il tubo è solo tenuto in questi punti. Se uno sforzo maggiore, uno sforzo esagerato potrebbe piegarlo, distruggerlo e schiacciarsi in questi 3 punti. E quindi sono andato molto adagio, se no si fa molto prima con un sistema del genere. Poi faremo appunto altri video e anche qualche altro trucco per chiudere i tubi. Comunque adesso lo caratteggiamo e vedrete il difetto dei segni dei 3 morsetti, ma l'importante è spiegare il principio per ora. Questa è una carta da 220, ora faremo altre passate con altra carta, però non ve le facciamo vedere perché è la stessa lavorazione e diventerebbe lungo il video e inutilmente prolisso. Allora, se vogliamo avere la certezza che sia ermetico, a questo punto basterebbe buttare dentro un pezzettino di filo di stagno preparato, quello ad esempio per uso per l'elettronica, o un pezzettino di stagno cosiddetto argentana, quello all'argento, e un po' di pasta salda. Si scalda su una fiamma, quello si fonde all'interno sul fondo e si ottiene proprio una brasatura che, se c'è qualche micro fessura, sarà perfettamente ermetico. Prossimamente vi faremo vedere un altro video per tubi fatti così, su diametri più grossi. Bella ragazzi! Bella ragazzi!